Questa parte del mio lavoro probabilmente la conoscete meno perché siete più abituati a vedermi in veste elettrica, ma vi assicuro che la maggior parte dei lavori che faccio conto terzi riguardano più il mondo acustico e anche classico. Ciao ragazzi, sono Ciro Manna e oggi voglio parlarvi del mio setup acustico che utilizzo in studio di registrazione e in live. Lavoro nel mondo della musica da tanti anni e ho avuto la fortuna di collaborare con tanti artisti nazionali ed internazionali e anche con tanti maestri illustri come il maestro Beppe Vessicchio, Maurizio Pica, Enzo Campagnoli, Renato Serio, Adriano Pennino e tanti altri. Ci sono stati tanti lavori che mi hanno messo a dura prova perché richiedevano una grande versatilità e l'utilizzo di tanti strumenti. E quindi ho dovuto sviluppare una grande conoscenza anche del mondo acustico perché, come ben sappiamo, nel mondo pop soprattutto, la cosa fondamentale è il sapere accompagnare e quale miglior strumento della chitarra acustica può supportare questo tipo di ruolo. E perciò ho scelto Taylor perché è un marchio super affidabile, intonazione, sustain, suono e anche, se vogliamo, estetica. Quindi tutta una serie di elementi che fanno sì che mi hanno portato a scegliere questo strumento e questo marchio. Quello che ho appena realizzato è un brano che si chiama New York State of Mind in un riarrangiamento che ho realizzato per un artista locale e praticamente con lo strumento acustico ho dovuto sopperire al pianoforte che è lo strumento originario del pezzo. Quindi la prima cosa che mi è venuta in mente è di prendere uno strumento che avesse una gamma di frequenze ampia tale a sostituire ovviamente un pianoforte, e quale migliore scelta della mia 814 Taylor, per cui ho scelto questo strumento proprio per realizzare questo pezzo ed avere la sensazione del pieno come se ci fosse il pianoforte con tutta la sua gamma di frequenze. Adesso vi voglio raccontare com'è partita la mia passione per questo marchio. Ogni volta che entravo in qualche negozio di strumenti e andavo ad osservare il lato acustico, vedevo questo strumento e questi strumenti ovviamente perché varie serie diciamo, una più bella dell'altra perché la realizzazione già di questi strumenti è secondo me maniacale, perché c'è una cura per il dettaglio veramente di altissimo pregio, e quindi ogni volta che vedevo questi strumenti dicevo caspita, sarebbe bello acquistare uno strumento Taylor un giorno, e quindi l'ho sognato già da ragazzino. Poi piano piano nel tempo ovviamente sviluppandosi il mio ruolo all'interno di questo mondo musicale, ho potuto permettermi il primo strumento e poi da lì pian piano sono cresciuto fino ad arrivare a quello che posseggo adesso e di cui sono un felice sostenitore, possessore e utilizzatore, quindi questa 814 che, come dicevo, utilizzo sia nel mondo live che nello studio di registrazione. Oltre a questa 814, un altro strumento che utilizzo tantissimo è la 12 corde, perché con l'artista Gigi D'Alessio con il quale collaboro ci sono un paio di brani realizzati con la 12 corde dove c'è anche un buzuki e dove la 12 corde sopperisce un po' a quel tipo di suono, e anche con un altro artista con cui ho collaborato ultimamente che si chiama Nino D'Angelo, anche con lui ci sono un paio di brani dove ho utilizzato la 12 corde, quindi è un altro strumento che utilizzo spesso. E ci tengo a precisare una cosa molto importante, che io non sono un artista Taylor ufficiale, non collaboro direttamente con il marchio, quindi la mia scelta di questi strumenti è stata perché rispondono alle mie esigenze da professionista, perché hanno tutte le caratteristiche che mi servono per realizzare ovviamente al meglio il mio lavoro. Questo strumento nello specifico
ha delle caratteristiche che ovviamente sono di serie A, di alta gamma, che sono l'intonazione, sustain, l'affidabilità, il manico, ovviamente il playing super comodo, e tutte queste caratteristiche fanno sì che io possa realizzare al meglio, voglio dire, le parti di chitarra all'interno dei brani, sia che siano degli arpeggi, sia che siano degli strumming o delle parti anche soliste, dei temi, insomma qualsiasi tipo di parte venga richiesta. Ovviamente un'altra caratteristica fondamentale di questi strumenti è la solidità di costruzione e anche l'utilizzo ovviamente di materiali veramente di alta qualità. Infatti questa cosa è molto importante per chi gira tanto, in giro soprattutto per il mondo, in posti con differenti temperature, con differenti regimi di umidità, eccetera. Perché può capitare spesso che si prenda lo strumento dal fodero e se lo ritrovi in condizioni di settaggio veramente estremo, sia che sia l'action troppo alto, troppo basso, perché ovviamente essendo fatti questi strumenti di legno, che è un materiale vivo, ne possono risentire tanto dei cambi di temperatura, e quindi la solidità di questi strumenti è fondamentale affinché ovviamente un professionista arrivi sul luogo del concerto e ovviamente non abbia brutte sorprese. La cosa però che più preferisco di questo strumento in assoluto è la resa ovviamente in studio di registrazione, perché come ho detto prima il suo suono acustico è talmente ricco di frequenze, è talmente naturale che quando lo si riprende con i microfoni, nel caso specifico io utilizzo Neumann KM184, uno dei miei preferiti, e devo dire che la resa è talmente naturale e immediata anche da questo punto di vista, che ovviamente tutto questo rende il mio lavoro estremamente naturale e facile, perché ovviamente so già che cosa otterrò nella ripresa, perché risponderà esattamente quello che io sento addosso, diciamo sulla pancia, e quello che poi risentirò in registrazione. Quindi la sua resa acustica sia per gli strumming che per gli arpeggi, che sono probabilmente le parti anche che preferisco nel mondo pop, in questo ambito questo strumento reagisce veramente alla grande. Adesso vi faccio sentire giusto qualche frammento, giusto per farvi ascoltare. Oppure l'arpeggio che ho realizzato prima nel brano che avete sentito. Sentite come il suono è naturale, come i suoni sono bilanciati, le frequenze sono bilanciate. Ovviamente sta anche molto a chi le esegue quelle parti, però lo strumento veramente vi restituisce tutto quello che avete nelle mani, nella testa. Ovviamente questo strumento non reagisce bene solo da questo punto di vista, ma se immagino anche di realizzare qualche parte melodica all'interno di questo brano, per esempio, potrei la sensazione, il feeling di essere veramente a casa con le mani, perché lo strumento ha un sustain micidiale, le note ovviamente tengono veramente alla lunga il suono, e il feeling è quasi quello di uno strumento elettrico, che tutti sappiamo essere uno strumento ovviamente molto più comodo. Ovviamente qui monto le corde 012, quindi ovviamente chi utilizza 012 sullo strumento acustico può immaginare insomma che non sono proprio morbidissime, ma qui veramente non si ha la sensazione di avere una 012, ma una serie di corde molto più leggera. Quindi
viene facile qualsiasi cosa qui. Prima vi ho parlato poi di intonazione e di sustain, termini che molto spesso sentiamo dire ma in realtà che non hanno un vero fondamento, diciamo. Invece adesso vi faccio sentire in modo proprio veramente naturale, così il microfono, senza mix, senza niente, proprio suono crudo, come reagisce questo strumento a queste sollecitazioni, diciamo. Perfettamente intonato. Come già detto, un'altra cosa che mi ha sempre colpito ovviamente di questi strumenti è anche il lato estetico, la scelta dei legni e la realizzazione ovviamente liuteristica di questi strumenti. E infatti questo strumento ha dei legni che sono veramente eccezionali solo a guardarli. Anche il legno della tastiera è veramente spettacolare. Tutti i dettagli sono veramente super curati per far sì che ovviamente diventi un desiderio anche da parte dell'artista, del musicista che va a performare su questo strumento, perché ovviamente avere la voglia di imbracciare questo strumento, diciamo, l'occhio anche vuole la sua parte, quindi anche questo fa, secondo me. Quindi devo dire che alla fine con il lato estetico, costruttivo, intonazione, sustain e tutte le caratteristiche di cui abbiamo parlato, io penso che non ci sia altro che prendere uno strumento del genere e suonare questo. Oggi tengo a dire poi una cosa molto molto importante, che la scelta dello strumento, e questo mi rivolgo soprattutto a chi inizia adesso a fare questo lavoro e anche in chi sta in una fase anche un poco più avanzata, la scelta dello strumento non è solo una questione personale o soggettiva o emotiva di quel momento in cui imbracci lo strumento e cominci a suonare, ma è una scelta che viene dopo anni di lavoro sul campo, di registrazioni, di live ed aver avuto ovviamente una serie di feedback positivi da chi ti ha commissionato quei lavori. Ovviamente quindi tu risenti il mix, risenti i produttori, risenti il lavoro finito, riutilizzo lo strumento, aggiusti il tiro, quindi tutta una serie di cose che poi alla fine ti portano a dire ok, questo strumento è davvero quello giusto. E quindi ragazzi, vi saluto e ci vediamo in giro sui palchi, negli studi, dovunque c'è musica. Ciao ragazzi, grazie.